Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia o luna o venere in bilancia per i più esperti. Andiamo a vedere cosa accadrà nell'amore per te nei prossimi 5-7 giorni, sia che tu abbia una persona o sia che non ci sia ancora nessuno. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi e vi ricordo sempre di guardare il vostro segno zodiacale che è uscito per il mese corrente, perché nel mese corrente andiamo a fare proprio l'esposizione più profonda della tua evoluzione in questo mese affinché tu possa realizzare tutti i tuoi obiettivi comprensivi, i successi nelle relazioni. Allora, partiamo, bilancia, partiamo da una carta guida. Bilancia, amore. Ti vedo un po' annoiata o un po' annoiato, ti vedo rifiutare qualcuno o non aver voglia di darti o di aprirti col 4 di coppe. Ti vedo rifiutare qualcuno, non avere voglia o essere un po' annoiata dalla routine, magari insieme al tuo compagno, alla tua compagna, un po' annoiata. Un po' la routine, un po' emozionalmente, uff, non mi va. Regina di spade. E ti vedo un po' annoiata, cercare di avere, o annoiato, cercare di avere le idee chiare su che cosa vuoi, cosa non vuoi, un po' più sulla difensiva o fare un po' lo scanner a chi ti arriva davanti. Ok, partiamo da qui. Allora, vediamo cosa succede, vediamo come si sviluppa tutta la stesa sull'amore per te. Bilancia. Amore. Vediamo. Otto di bastoni, cavaliere di spade, vedo tensione qua, vedo della tensione, anche possibile agitazione, comunicazioni all'improvviso, anche possibile agitazione. Vediamo, energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua vedo cavaliere di bastoni, il carro, cavaliere di coppe, gli amanti, 8 di spade. Guarda, io qua vedo che c'è qualcuno a livello proprio amoroso che arriva da te. Può essere una persona che sta lontana o che sta fuori, passa all'attacco, cioè qualcuno che passa all'attacco a livello proprio amoroso. Gli amanti, i cavalieri di coppe, il carro, tutte carte di movimento molto veloci e molto impattanti, Forte il segno dei gemelli, del cancro, e vediamo un po' che cosa succede però. Energia attuale, bilancia, amore. E vedi 4 di coppe, 4 di coppe. In questo esatto momento ti vedo rifiutare qualsiasi cosa, non aver voglia di aprirti, no, questo no, o un po' apatica, un po' di noia. Al positivo. Però al positivo c'è un asso di coppe. L'amore gira dalla tua parte in questi prossimi 5-7 giorni, c'è un'opportunità d'amore, asso di coppe. Il blocco qual è? La giustizia, ci sei tu al blocco, non ti va molto. Non ti va molto, sei un po' demotivata, un po' demotivato, magari può essere solo un momento, no? Alla giustizia al blocco sei sia tu e sia il fatto che non sai se la relazione è giusta per te, se è la cosa giusta per te, un po' così. Vediamo che è successo qua. Ah, 5 di coppe. 6 denari. Non siamo state trattate bene a livello emotivo da qualcuno. L'amore o la vita non è stata giusta. 6 denari, anche qua sei tu, no? O comunque non c'è stato equilibrio nella vita emozionale e adesso rifiutiamo magari l'opportunità di qualcuno. C'è stata della tristezza nel recente passato a livello emotivo e adesso non ti va. Vediamo che succede nei prossimi 5-7 giorni. C'è 2 di coppe però. Una stesa molto emotiva questa, Caspita, il Papa ci picchia, re di denari. Guarda, io ti dico una cosa, dimenticati quello che stai passando adesso, perché qua arriva un amore da favola. Io non lo so, arriva un amore da favola, anche voglia di matrimonio, o rinvigorire il matrimonio, rinvigorire la coppia da un punto di vista proprio sentimentale. Se per esempio sei in relazione, già hai un compagno, una compagna, una relazione,
e magari non c'è stata giustizia in questa relazione o sei stata un po' apatica da un punto di vista emozionale perché l'altro non ti dava a livello emozionale, dimentica di questo momento, perché il rinnovo della relazione di coppia è assolutamente 100%. Parliamo di un discorso molto serio che ti farà questa persona con tanto di spessore e radicamento nel darti proprio amore, con i fatti concreti, oltre che con il suo sentire vicino, è amore corrisposto. Se invece qua parliamo di una persona completamente nuova, perché qua non sei stata trattata giustamente a livello emozionale, e non c'è stato equilibrio tra il dare e l'avere, magari tu davi di più, questa persona dava di meno, ok, non c'è stata giustizia, equilibrio, e quindi adesso non ti va, qua arriva un amore da sballo. Non so chi sia, può essere, non lo so, non lo so. Abbiamo il segno della bilancia come te, del toro, capricorno, vergine. È un amore da sballo, è una cosa da sballo questa. E ti conquista perché qua c'è amore condiviso. Vediamo che cosa mi raccontano i mini tarocchi, cosa mi aggiungono o cosa mi confermano. Energia attuale 4 di coppe. Energia attuale 4 di coppe. Bilancia. Il mondo. C'è una nuova tappa della tua vita qui, si chiude un ciclo di apatia, un ciclo di noia. Asso di coppe. È chiuso con una relazione pure qua, alcune di voi. Asso di coppe al positivo. Paggio di spade. Arriva questa opportunità, tu ti inizi a fidare pian piano. Paggio di spade sei tu, bilancia. E lo guardi quasi sorpresa, quasi ho sorpreso, quasi così. Ma che succede qua? Che succede qua? La giustizia al blocco. Il matto, non sai se lanciarti oppure no in questa opportunità, non sai se avere fede in questa cosa oppure no. Mi lancio, non mi lancio, vediamo che è successo nel passato. 6 denari, 9 di spade, non sei stata trattata bene, tu davi di più, questa persona dava di meno. 5 di coppe. Questo ti ha creato molto molto dolore. C'è stato, oppure non è magari solo una persona, magari possono essere questioni pratiche della vita, che ti hanno creato molta tristezza, anche l'hai magari psicosomatizzata anche questa tristezza con l'appeso, che è anche la carta del medico ma anche del malato, no? Hai psicosomatizzato una certa tristezza, adesso sei un po' giù a livello emozionale, però qua cambia tutto, va bene? Ok, vediamo il 2 di coppe. Il sole, guarda quanta allegria che arriva dopo questo momento, guarda come, che bellissima narrazione, tanta gioia vedo come 2 bambini. Il papa. La papessa, questa è un'unione spirituale, questa è un'anima gemella. Papa e papessa è un'unione molto profonda, molto spirituale. Questa persona ti farà un discorso molto serio ed è una persona che ti comprende perfettamente, comprende le tue doti spirituali, è affine alle tue doti spirituali, è un'unione che si fa prima sui piani alti e poi sui piani terreni. Grande unione qua c'è. Re di denari. 3 di denari. Qua parliamo di matrimonio, convivenza, un rapporto veramente importante. Io non so che succede qua, ragazze mie, poi me lo farete sapere, io non lo so, è una cosa molto molto forte questa stesa, forse la più forte che ho fatto come calibro, perché c'è una giostra, no? Qua siamo giù giù giù, poi boom. È uno shock questo, questa persona ti parlerà in modo molto serio, ha le tue stesse credenze, crede alle stesse cose in cui credi tu. La carta della papessa ti dice non pensare alla mente, sai, non pensare alla mente, paggio di spade qua, inizia a fidarti delle tue intuizioni e con questa persona si costruisce veramente, si fanno dei piani insieme. Mamma che bomba questa stesa, oh. Eh sì. Qua abbiamo i segni anche del pesce, te l'ho già detto, del leone pure, pesce ripetuto più volte, e dell'ariete. Ci picchia. Fammi vedere che cosa ti dice questa persona. Lo facciamo con i miei potenti oracoli lui lei, che non lascia proprio spazio al dubbio, laddove ce ne fosse, ma non ce n'è. Vediamo un po' cosa muove questa persona nei tuoi confronti. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Tu sei l'amore, ha trovato in te l'amore questa persona, o troverà in te l'amore. L'amore è il completamento di tutto. Solo tu mi fai sentire così, una persona molto onesta,
molto molto onesta. Ti prego, non pensare male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Per alcuni di voi è un recupero con la stessa persona che ti ha dato, che non ti ha trattato bene o comunque che tu hai percepito della sofferenza. Per alcune di voi, peraltro è un rapporto completamente nuovo perché l'asso di coppia sta al positivo. Se la stessa persona con l'asso di coppia positivo mi parla di un punto è a capo totale. Tu magari all'inizio non ti fidi tanto e dici ma che sta succedendo? Ma è vero, poi ti rendi conto che c'è una perfetta compatibilità animica e pratica. C'è un motivo e laddove qualsiasi motivo, e questa persona è una persona, col Papa è una persona molto seria, re di denari uguali, in abbinamento col Papa, due di coppe, che te lo dico a fare? Sì. Può darsi che questa persona c'erano problemi legati magari alla giustizia, non lo so, non volersi impegnare a livello fattivo, a non volersi lanciare, oppure potevi essere tu che non volevi impegnarti a livello fattivo, proprio la giustizia mi parla anche di contratti, mi spiego. Però qua è una bomba questa stesa. Cos'altro? Aiutami, ti prego. Infatti qua è come se chiedesse comprensione a te. Comprensione a te lo chiede. Vuole un inizio con te, ti sto manifestando come se fosse uscito il mago. E sta a voi decidere, ragazze. Io, ragazzi, vi dico che qua ne vale la pena, mi dicono. Poi ovviamente ognuna di voi, no? A discrezione vostra. Vediamo, l'ultima carta dei Rider White cosa ci dice? Sei di denari mi dice che ritorna l'equilibrio, l'intendimento, ma soprattutto il sei di denari sei tu, bilancia. Come se sta a te decidere. Qua c'è anche la luna, vedi? Secondo me andrai a poco a poco. A poco. Perché non ti fidi tanto? Andrai a poco. Come se c'è una risalita da parte tua, non ti lanci subito, andrai a poco. Fammi vedere una cosa. Un consiglio per te con queste. Un consiglio per te. In questa situazione. C'è un nuovo inizio. Si chiude una situazione e se ne apre una più interessante. Mi parlano di nuovo di questo nuovo inizio, si chiude una situazione e se ne apre una più interessante. Non mi hanno dato un consiglio, mi hanno detto quello che è. Cambia strada rispetto alla situazione passata. Il sentiero è sconnesso, cambia direzione, arriverai lontano. Cambia direzione, io credo che si riferisca soprattutto al paggio di spade qua, comunque un po' di mancanza di fiducia, no? Il paggio di spade guarda un po' di soppiatto, sta così, controlla, vede, però sta al positivo, è come se mi dicessero piano piano acquisti fiducia. Cambia strada rispetto alla mancanza di fede o fiducia. In viaggio, un viaggio renderà speciale la tua vita. Qua a fondo mazzo, ti ricordi, ti avevo detto che questa persona può fare un viaggio, magari può proporti un viaggio, o ci sarà un viaggio che tu fai che ti schiarirà le idee, schiarirà le idee. Vediamo cosa mi dicono queste altre. Guarda che ti ho detto adesso, fiducia. Questa situazione richiede che tu abbia fiducia. Torna a essere libero, libero dalle gabbie mentali. Libero dalle gabbie mentali, anche questa persona torna a essere libera laddove fosse stata impegnata in altro, con delle responsabilità, però torna a essere libera dalle gabbie mentali, da quello che mi stanno dicendo. Perdona e impara, qua c'è un perdono che viene chiesto. Ma credo che lo dicano a te. Perdona e impara è un po' come dire tutto ciò che ci accade ha un significato profondo e come vi dico sempre il fine di ogni evento che accade non è sempre quello della liberazione delle nostre paure, attaccamenti e resistenze. Ogni evento che accade, che viene messo in essere con i personaggi delle nostre relazioni, ha un fine, non ha una causa. Il fine ultimo è sempre quello di tornare a essere liberi dalle nostre paure, resistenze e attaccamenti, a dolori per vecchie ferite,
a riperpetuare delle stesse dinamiche, perché c'è un solo metodo di scampo per fermare i venti del karma, quello di pacificare gli spiriti perturbati, cioè pacificare le immagini del nostro passato. Questo perdono è la pacificazione delle immagini del nostro passato, no? Cioè con la formula pentacolare: ti benedico, ti amo, ti perdono o ti ringrazio o fedente. Ma questa formula pentacolare, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 11, il pentacolo magico, non lo devi dire alla persona, ma noi abbiamo la relazione soltanto con le nostre emozioni che la persona ci manifesta. Perché la persona è una maschera, ogni persona è una maschera, dall'etrusco persu, che significa maschera. E quindi ogni persona è una maschera del divino, quindi dietro a quella persona c'è un'emozione che ti scatena rabbia, paura, gelosia, invidia. Ok, tu la relazione ce l'hai solo con le tue emozioni, che sono sempre le stesse da quando hai avuto origine sulla terra e si ripercuotono da incarnazioni in incarnazioni. Il perdono è proprio questo: quando evochi l'immagine di una persona, usa, tra virgolette, quella persona per farti capire qual è l'emozione dominante con quella persona. Bene, una volta che vedi l'emozione, la impersonifichi sotto forma di personaggio e fai la formula pentacolare. Ti sto dicendo tutto questo perché qua c'è qualcosa che ne vale veramente la pena. E quindi la fiducia in ciò che accade sotto forma anche dei personaggi che ti arrivano. Il fine di ogni cosa che noi viviamo è la libertà delle nostre paure, attaccamenti e resistenze. Quindi questa stesa molto profonda, molto impattante, ti sta dicendo che il lavoro animico che vai a fare con questa narrazione, cioè con questa persona che è nella tua vita o che arriva, è proprio questo, affinché tu possa essere libera dai tuoi attaccamenti, le paure e goderti pienamente la tua essenza in relazione. Ok, vediamo cos'altro ti dicono questi oracoli. Infatti abbiamo caos e contrasto, no? Abbiamo visto, arrivano dei messaggi che ti faranno a te, che li farai attendere. Allora, qua c'è un messaggio che arriva: stiamo vivendo il momento di contrasto, caos in questo momento, l'abbiamo già visto nel recente passato, lo continuiamo a vedere nel momento presente col 4 di coppe. Arriva un messaggio, arriva qualcosa, no? Qualcosa. E l'osservatore è molto te in questo momento, cioè osservo cosa faccio. Qua la papessa, no? Che tu sia uomo o donna non importa, cosa faccio? Allora intanto sto nel mio e poi prendo la decisione. E qua c'è questa persona che non si fermerà davanti a niente, a tutti i costi saltare gli ostacoli per arrivare al traguardo, che è la relazione. Ok? Ok. Bellissima stesa iniziatica, stupenda veramente, ragazze mie ragazzi. Quindi praticate sempre l'arte sciamanica, la magia pratica per realizzare i vostri più grandi obiettivi. Qui la risposta ce l'hai in mano tu. Fatti guidare dalla tua maestria, dall'intuito, per la realizzazione delle tue relazioni e di tutto ciò che desideri. Detto questo, ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!